Negli anni 30 il Mahatma Gandhi arrivò a Tiruvannamalai per fare un discorso politico. Poiché gli organizzatori avevano scelto un terreno aperto a circa 400 metri dall'ashram come luogo dell'evento, molte persone nell'ashram si aspettavano che il Mahatma facesse visita anche a Bhagavan. Quando giunse il giorno del discorso, io, assieme a molti altri devoti, attendemmo al cancello dell'ashram con la speranza di poter vedere Gandhi mentre passava. Quando finalmente arrivò, fu molto facile individuarlo perché stava andando all'incontro in un'auto scoperta. Raja Gopalachari, una guida politica del Partito del Congresso che aveva organizzato questo tour nel sud dell'India, era seduto vicino a Gandhi nell'auto. Poiché l'auto procedeva molto lentamente, corsi al suo fianco e salutai Gandhi congiungendo le palme sopra la mia testa. Con mio stupore e delizia, Gandhi ricambiò il saluto facendo lo stesso gesto. L'auto si fermò per alcuni istanti vicino al cancello dell'ashram, ma ripartì quando Raja Gopalachari fece cenno all'autista che doveva procedere e non entrare nell'ashram. Gopalachari più tardi divenne primo ministro della presidenza di Madras, una regione che includeva la maggior parte del sud dell'India. Dopo l'indipendenza divenne il primo indiano ad avere l'incarico di governatore generale. Uno dei residenti dell'ashram, Sundaresa Iyer, andò all'incontro e regalò a Gandhi 2 libri. Aksharamanammalai e Ramana Sanidhi Murai. Mentre presentava i libri, citò un verso dell'Aksharamanammalai. O Arunachala, gemma di consapevolezza splendente in tutte le creature, miserabili o elevate, distruggi la miseria nel mio cuore. Gandhi mise all'asta i libri e diede il ricavato a un fondo per i fuori casta. Aksharamanammalai è un lungo poema di Bhagavan in lode ad Arunachala. Ramana Sanidhi Murai, scritto da Muruganar, è una raccolta di poemi che lodano Bhagavan. Dopo che l'incontro fu finito, andai nella sala e raccontai a Bhagavan di come Gandhi mi avesse salutato nella strada. Menzionai anche Raja Gopalachari, che aveva fatto procedere l'autista, negando così a Gandhi la possibilità di fare una breve visita all'ashram. Bhagavan rispose con un commento molto interessante. A Gandhi sarebbe piaciuto venire qui, ma Raja Gopalachari era preoccupato per le conseguenze, poiché sa che Gandhi è un'anima elevata. Teme che qui possa entrare in samadhi e dimenticare la politica. Questo è il motivo per cui ha fatto cenno all'autista di proseguire.
Alcuni giorni dopo, mentre Gandhi era a Madras, Krishna Swami andò a fargli visita e riuscì ad avere un incontro con lui. Quando si presentò come un residente dello Sri Ramana Ashram, Gandhi commentò: mi piacerebbe venire a vedere Bhagavan, ma non so quando arriverà il momento. Quando arriveranno? Quando arriverà il momento. Momento. Già. Se hai qualche domanda? Ascoltata, no? Tutto chiaro. Sapete il Mahatma Gandhi? Sentito? Chi è lui? Un'opinione nostra, come hai capito? Diciamo, è un uomo che si è impegnato per la società, Sì. una visione. Politicamente? Sì. Anche spiritualmente. Ha predicato la non violenza. Come? Ha predicato la non violenza. Si possono fare le cose senza essere violenti. Si possono ottenere dei risultati senza essere violenti. Ha predicato la non violenza. Ah, sì. Dice. Quindi spiritualmente, no? Spiritualmente anche impegnava per il bene del popolo. Quindi, così detto Mahatma Gandhi, Atma, Mahatma. Maha vuol dire grande, come diciamo Maha Yogi, così Mahatma. Anche la Bhagavan. Quindi incontrano due, cos'è la fiamma, no? Fiamma, la luce. Se incontrano due fiamme, cosa succede? Un incendio. Grande fiamma, più grande. Beh sì, più grande. Più grande la fiamma. Più luce. Quando due fiamme incontrano, cosa succede? Si possono anche spegnere. Non lo so. Si uniscono. Si uniscono forse. Un'unica fiamma. Si uniscono. No, non lo so. Dicono. Uniscono. Uniscono, dicono. No, se due fiamme incontrano diventa uno. Uniscono, sì. Unione, unire. Unione. Diventa una unione. E in un altro termine di unione nel yoga diciamo samadhi. Ritorna all'origine. Samadhi. Quindi Raja Gopalacharya era anche lui molto spirituale. No? Tutti i politici cosa figlio spirituale. Anche Aurobindo è stato un po' politico. No? E lui pensava, lui responsabile del programma deve andare uno dopo l'altro, sai, la politica ogni 10 minuti se deve essere un impegno. Se va là, forse entra in uno stato di samadhi, quindi non puoi seguire dopo, così di evitare. Sì. Quindi no, un'altra visione, due grandi personaggi, Bhagavan Mahatma Gandhi, e Bhagavan un saggio anche, Mahatma Gandhi non puoi dire una grande anima, non è un saggio, lui un po' un terzo spirituale, un terzo politico, un terzo avvocato.
quindi tutto miscela. Quindi comunque è grande, due grandi personaggi, puoi incontrare. Se riesci a incontrare quando perdono tutta la loro identificazione, così diventa due luci, unisce come uno. Invece avendo con identificazione un saggio, un politico, poi dice se due montagne si può incontrare, No. Ognuna deve stare al suo posto, sua caratteristica, sua bellezza, forza, tutti belli, ma non puoi incontrare. Anche cosa deve capire della vita. Invece degli altri aspettavano, forse ti viene, loro ognuno ha una sua visione, secondo ognuno la sua crescita, una visione. Ma invece Bhagavan non è venuto anche là fuori nel cancello a salutare, no? L'ho vista. Cosa, come una montagna che è rimasta. Invece altri venuto anche a salutare. E così anche interpretare bene ogni cosa che accade, non subito interpretare negativamente, perché questo è stato come un po' come dice, una polemica, sapere, è stata polemica, i giornali scrivono come è possibile, ma magari non è andata a salutare Bhagavan, così è stato un grande polemica anche, no? Dopo Radio Popolaccia ha annunciato il motivo questo noi seguiamo il programma, eccetera. Poi un'altra volta anche questo messaggio è andato a Mahatma Gandhi, lui ha detto in Benares, lui non gli piacerebbe andare là, ma è il momento giusto, deve arrivare, e così. E questo prima periodo di Mahatma Gandhi è stato anche Vivekananda, un grande saggio, un altro, anche loro non è incontrato. Nel periodo di Shivananda è stata una parte Aurobindo, una parte Nityananda, ma loro mai incontrato. Ognuno al suo posto, Shivananda a nord, Aurobindo a est, Nityananda a ovest, ma tutti grandi, ma non è incontrato. Se incontra diventa uno, quindi Om Sarana Bhavatu Sarano Bhunaktu Sarviryam Karavavate Tejasvinavati Tamastu Mavrit Visarvate Aum Shanti Shanti Shanti. Budevam Bhojanam Prasadam. Ricordiamo Santanati, facciamo un saluto. Grazie. Grazie, buona giornata a tutti.